Canto numero 329. A te ogni onore e gloria, onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Dio. A te ogni onore e gloria. Tu sommo bene, ogni bene, tutto il bene, tu solo buono. A te ogni onore e gloria. Tu sei il Santo Signore Altissimo, sei onnipotente. A te ogni onore e gloria. Tu sei la pace, tu sei la gioia, sei la speranza. A te ogni onore e gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo oggi la memoria di Santa Giacinta Mariscotti, Vergine del Terz'Ordine, nata a Viterbo, diocesi di Civita Castellana, nel 1585. Nata dai principi romani Marco Antonio e Ottavia Orsini. All'età di 20 anni entrò nel monastero di San Bernardino a Viterbo, dove prese il nome di Giacinta, pur senza farsi clarissa, scegliendo invece lo stato di terziaria francescana, che non contempla la clausura stretta. Dopo circa 15 anni di vita, che ella chiamò di molte vanità e sciocchezze nelle quali ero vissuta nella sacra religione, durante una malattia l'accolse la grazia di Dio. La sua conversione fu sincera e totale. Con 24 anni trascorsi in povertà e penitenze eroiche, riparò le debolezze passate e ascese alle più alte vette della perfezione cristiana. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, nel tuo amore misericordioso hai voluto che la Vergine Santa Giacinta fosse vittima di penitenza e strumento di carità operosa. Concedi a noi di imitare il suo esempio e di sentire il dolore delle nostre colpe.
per seguire Cristo sulla via della croce e dell'amore verso il prossimo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. All'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori e con tutto Israele a compiere devastazioni contro gli Ammoniti. Posero l'assedio a Rabà, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella d'aspetto. Davide mandò a informarsi sulla donna. Gli fu detto: è Betsabea, figlia di Eliam, moglie di Uria l'Ittita. Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: sono incinta. Allora Davide mandò a dire a Joab: mandami Uria l'Ittita. Joab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa e come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandato dietro una porzione di vivande del re. Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. La cosa fu riferita a Davide. Uria non è sceso a casa sua. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Allora Joab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide, e perì anche Uria l'Ittita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco e il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Alleluia. 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 Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. La parabola che abbiamo ascoltato è una parabola tipica di Marco. Gli evangelisti Matteo e Luca ne raccontano molte di più, ma questa non la troviamo. La parabola del seme che cresce da solo è una parabola, possiamo dire, della grazia. In questa breve parabola Gesù riassume tutto il procedimento, dalla semina alla mietitura, mettendo in scena un contadino che fa tutte le cose, tutte le opere che deve fare il contadino, ma la crescita del seme non dipende dal contadino e non serve neanche che il contadino sappia come fa il seme a diventare una spiga. Una volta che ha fatto il suo lavoro, il contadino può dormire o stare sveglio e il seme cresce per conto suo. Quindi non è il contadino che lo fa crescere. Ecco cosa vuol dire questa parabola. Vuol dire che la grazia ha una fecondità sconosciuta ai nostri ragionamenti e la parola di Dio seminata nei cuori della gente cresce in un modo che il predicatore, il catechista, il missionario non riesce assolutamente a capire. Non dipende dalla conoscenza del predicatore la crescita della parola, è un evento di grazia. Ho già detto queste mattine che Marco sta parlando a dei catecumeni, a delle persone principianti che stanno iniziando il cammino di fede. Quindi questa è una parabola di incoraggiamento della grazia. Accogliete questa parola, sembra dire Marco a queste persone, e lo dice a noi perché siamo sempre principianti, siamo sempre all'inizio. E allora Marco ci dice: accogliete questa parola, fidatevi, lasciatevi portare. Questa parola che ricevete produrrà in voi un grande raccolto. Io non lo so come, non lo saprete pure voi, ma ascoltate con fiducia e vedrete grandi risultati. Allora in partenza il regno di Dio è piccolo, è come un granellino di senape. Se guardiamo un granellino di senape è come la punta di un ago, proprio piccolissimo, è quasi invisibile,
ma quando è seminato diventa più grande degli ortaggi, diventa una pianta anche di 3 metri, fa rami che ospitano i nidi degli uccellini. Allora le cose piccole possono diventare grandi. Il regno parte con le piccolezze, ma diventerà enorme. E Marco sta dicendo: fidatevi di questa crescita. Dio si serve sempre di piccole cose per arrivare a portarci a grandi cose. L'Eucaristia che stiamo celebrando, tra poco presenteremo al Signore poco pane, poco vino, qualche goccia d'acqua, eppure diventa il suo corpo, il suo sangue, diventa un qualcosa di grandioso. Nella prima lettura abbiamo sentito la narrazione del peccato di Davide. Davide, il grande re, il grande profeta, è diventato grande, non è più re di Giuda, ma re di tutto Israele. Però inizia a venir meno ai suoi doveri. Siamo al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra e Davide se ne sta a casa, se ne sta a Gerusalemme, si rilassa, si lascia andare all'ozio, si alza dal letto nel tardo pomeriggio, vede questa bella donna, si informa di lei, chiede chi è, evidentemente nel suo cuore ha già commesso adulterio, viene a sapere che è la moglie di Uria e Uria, suo marito, è in guerra, è lontano, quindi la fa chiamare e abbiamo sentito. Lei si trova incinta e allora cerca di coprire il suo malanno. Uria è un uomo serio, valoroso, non viene meno ai suoi doveri di soldato, tanto che anche se invitato a tornare e andare a casa da sua moglie, lui non entra in casa. E Davide farà altre storie, lo ubriaca, pur di mandarlo a casa dalla moglie, ma lui non entra in casa. Quindi un uomo serio, valoroso, probabilmente c'era un codice da rispettare per i soldati e lui lo rispetta. E allora Davide, per coprire il suo errore, fa mettere in prima fila questo uomo nel momento in cui c'è un attacco e così lo fa morire. Ecco, Davide ha desiderato la donna d'altri, ha commesso l'adulterio, ha ucciso. Il peccato ci trascina sempre più in basso. Si parte sempre da un ozio, si parte sempre da un venir meno ai propri doveri e quindi meno attenzione e così il peccato ci porta sempre più in giù. Perché se guardiamo Davide, li ha fatti tutti. Ma cos'è che salva Davide? È il suo pentimento vero, sincero, che si rivolge a Dio: pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, il miserere. E quindi Dio nella sua misericordia perdona il peccato di Davide. E così il Signore perdona anche i nostri peccati, perché il Signore guarda al cuore, vede se il nostro cuore è un cuore contrito, umiliato, se è un cuore che chiede veramente l'acqua della misericordia. Allora ringraziamo il Signore per la parola di Dio che ci offre in questa giornata e chiediamo al Signore, ecco, che ci aiuti ad essere fedeli ai nostri impegni e ad essere attenti alla sua parola.
Il Signore nostro Dio ci è vicino in ogni nostra prova e tribolazione. Rassicurati dalla sua presenza, ora lo preghiamo e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa sia portatrice di speranza in mezzo all'umanità provata e sfiduciata. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i carcerati, trovino il coraggio di guardare con fiducia al cammino che sta loro davanti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per chi è nell'indigenza e nella povertà, trovi presto solidarietà e aiuto da parte dei fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i genitori, siano animati da una fiducia salda e serena nel compiere la loro opera educativa. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che portano il peso di gravi peccati e colpe, sperimentino il perdono che viene da te e che risana e dà vita nuova. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Signore, rendici pazienti e fiduciosi, umili seminatori della Tua parola. La presenza di Gesù, Tuo Figlio, in mezzo a noi ci confermi nella speranza della venuta del Tuo regno, dove Tu sarai tutto in tutti per i secoli dei secoli. Benedetto sei Tu, Signore Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei Tu, Signore Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci alziamo per la preghiera sul pane e sul vino. O Signore, mentre Ti offriamo questa vittima di salvezza, Ti preghiamo per l'intercessione di Santa Giacinta di liberarci dai nostri peccati e di dirigere solo verso di Te i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei Tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della Tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i
cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santi Francesco, Chiara di Assisi, Antonio di Padova, Santa Giacinta, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio noi canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, E Togli i peccati del mondo. abbi pietà di noi. Agnello che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto 287. Mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore. Da tutto ciò che qui sulla terra allontana da te la mia mente. Mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore, perché al tuo amore infinito io risponda in pienezza d'amore. Mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore. Nel memoriale della tua morte, che per me tu subisti in croce, mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore. Nell'unità con il Padre Altissimo e nella gioia dello Spirito Santo, mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore.
Preghiamo. La comunione alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio ci distolga, Signore, dalla seduzione delle cose che passano e, sull'esempio di Santa Giacinta Vergine, ci aiuti a crescere nel tuo amore per godere in cielo la visione del tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. 0393. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria, Ave Regina per sempre Vergine, eletta dall'Altissimo Padre Celeste, dal Padre consacrata col Figlio suo diletto e con il Santo Spirito. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria, di Dio tu fosti ancella e madre sposa, ogni virtù e potenza ti ripete il saluto. Ave Signora Santa, Madre di Dio Maria.
Dino di immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vivente, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà onore, vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutte voi. La Chiesa oggi ricorda Santa Giacinta Mariscotti, vergine, nacque a Vignanello Viterbo, diocesi di Cività Castellana, nel 1585. All'età di 20 anni entrò nel monastero di San Bernardino a Viterbo, dove prese il nome di Giacinta, pur senza farsi clarissa, scegliendo invece lo stato di terziaria francescana, che non contempla la clausura stretta. Dopo circa 15 anni di vita, che ella chiamò di molte vanità e sciocchezze nelle quali ero vissuta nella sacra religione, durante una malattia la colse la grazia di Dio, la sua conversione fu sincera e totale. Con 24 anni trascorsi in povertà e penitenze eroiche, riparò le debolezze passate e ascese alle più alte vette della perfezione cristiana. Ecco, l'esempio di lei è anche per noi uno stimolo e nello stesso tempo una fiducia grande nel Signore che sa portare a compimento i suoi progetti anche su di noi. E per celebrare degnamente questa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nel tuo amore misericordioso hai voluto che la Vergine Santa Giacinta fosse vittima di penitenza e strumento di carità operosa, concedi a noi di imitare il suo esempio e di sentire il dolore delle nostre colpe per seguire Cristo sulla via della croce e dell'amore verso il prossimo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. All'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, Davide mandò Ioab e i suoi servitori e con tutto Israele a compiere devastazioni contro gli Ammoniti. Posero l'assedio a Rabbah, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella d'aspetto. Davide mandò a informarsi sulla donna. Gli fu detto: è Betsabea, figlia di Eliam, moglie di Uria l'Ittita. Allora Davide mandò messaggeri a prenderla.
La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: sono incinta. Allora Davide mandò a dire a Joab: mandami Uria l'Ittita. Joab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa e come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una porzione delle vivande del re. Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. La cosa fu riferita a Davide. Uria non è sceso a casa sua. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Allora Joab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Cadero parecchie della truppa e dei servi di Davide e perì anche Uria l'Ittita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco, e il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura.
Diceva: che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Un breve pensiero a commento della parola che abbiamo ascoltato. Il Vangelo ci offre oggi due parabole che Gesù usa per spiegare cos'è il regno di Dio alla folla, assipata lungo le rive del lago di Galilea. La prima è quella dell'uomo che getta nel terreno il seme, il cui frutto però non dipende dal seminatore, ma dal terreno. La seconda è quella del granello di senape, che è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta seminato diventa l'albero più grande dell'orto. Commuove la chiusa finale del Maestro, annuncia la parola in parabole, attraverso immagini, perché possono comprenderla. Ecco, anche per noi allora accogliere la parola di Dio e lasciare che illumini la nostra vita e così sostenga il nostro cammino. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, mentre ti offriamo questa vittima di salvezza, ti preghiamo per l'intercessione di Santa Giacinta di liberarci dai nostri peccati e di dirigere solo verso di te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, nei Tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo. Noi celebriamo la mirabile opera della Tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e li fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, proclamiamo senza fine l'inno della Tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella Tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del Tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Giacinta e tutti i santi che in ogni tempo Ti furono graditi, e in Gesù Cristo Tuo Figlio canteremo la Tua lode e la Tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
La Vergine prudente si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Preghiamo. La comunione alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio ci distolga, Signore, dalla seduzione delle cose che passano e sull'esempio di Santa Giacinta Vergine ci aiuti a crescere nel tuo amore per godere in cielo la visione del tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor, al cielo, andrò a vederla, al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla.
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui nella comunità del Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno venerdì 30 gennaio, Santa Martina. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga, e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato e cresce diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola. Come potevano intendere? Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. A noi piacerebbe raccogliere i frutti del nostro lavoro, vedere come la pace che seminiamo riesce ad attecchire, come il bene che doniamo genera amore. Ci piacerebbe controllare tutto, capire subito dove porteranno i nostri gesti, misurare ogni risultato, ma la verità è che a volte perdiamo la speranza, perché non vediamo nulla cambiare, nulla crescere. Ed è proprio allora che la parola di Gesù ci sorprende e ci consola. Così è il regno di Dio. Come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Gesù ci ricorda che il bene ha una forza sua, silenziosa ma reale, che non dipende dal nostro controllo. Anche quando noi non vediamo niente, anche quando sembra tutto fermo, Dio continua a lavorare sotto la superficie. La nostra parte è seminare con generosità, senza pretendere di vedere subito il raccolto, perché il regno di Dio cresce nelle notti della vita, nei momenti in cui non ce ne accorgiamo, nelle piaghe della storia che sembrano vuote. Allora non scoraggiarti, il bene che fai non è mai inutile. Ogni gesto di pace, ogni parola buona, ogni atto di perdono è un seme che Dio custodisce, e arriverà il tempo in cui vedrai che quel seme ha messo radici. Continua a seminare e lascia che Dio faccia crescere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e a nome di tutta la nostra comunità ti invito a unirti a noi. Clicca per condividere, perché con la condivisione favorisci la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata, un carissimo saluto. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo!
grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, il Papa, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pietas, o dulcis Virgo Maria. Signore, aiutami a dire sì. Ho paura a dirti di sì, Signore. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là, dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esigenza perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e angosce a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono, di ciò che faccio. Ma cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose, fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Madre della Speranza, Maria, Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi
rimanga sempre. Portami al tuo Gesù, prodigio d'amore, sollievo nel dolore, speranza degli umili, regina del mio cuore. Maria, prendi presto la mia mano. Maria, portami al tuo Gesù. Preghiera a Santa Martina Martire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Santa Martina, coraggiosa martire di Cristo, che hai testimoniato la tua fede con eroismo e sacrificio, rivolgiamo a te le nostre suppliche. Tu che hai preferito la gloria eterna alla vita terrena, intercedi per noi affinché possiamo seguire il tuo esempio nella fedeltà a Gesù Cristo, nostro Signore. Santa Martina, prega per coloro che sono perseguitati a causa della loro fede, affinché possano trovare conforto e forza nella tua intercessione. Guida i nostri passi lungo il cammino della verità e della testimonianza cristiana e ottieni per noi la grazia di perseverare nella fede fino alla fine. A te affidiamo le nostre intenzioni e le necessità del mondo intero, sicuri che la tua intercessione presso il trono di Dio sarà ascoltata. Amen. Santa Martina Martire, prega per noi e per il mondo intero. Madre Santa di Guadalupe, splendi ancora sulla collina dove un giorno il cielo ha parlato al cuore semplice di Juan Diego. Madre di Guadalupe,
apparisti come aurora, manto pieno di stelle vive, e la tua voce come un abbraccio riaccese il canto della speranza. Madre di Guadalupe, fiore di pace e misericordia, guidaci verso tuo Figlio, luce eterna dell'umanità. San Juan Diego, uomo dal cuore puro, corse a portare il tuo messaggio. Tra le sue braccia i fiori del cielo, segno d'amore per tutto il mondo. Madre di Guadalupe, fiore di pace e misericordia, guidaci verso tuo Figlio, luce eterna dell'umanità. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, Ave Maria. Nono giorno della novena a San Giovanni Bosco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio amorevole, che hai chiamato San Giovanni Bosco a dedicare la sua vita all'educazione e alla formazione dei giovani, ti ringraziamo per il dono della sua presenza ispirata tra noi. In questo nono giorno apri i nostri cuori alla tua grazia e alla guida di San Giovanni Bosco. Concedici la forza di seguire il suo esempio di amore e dedizione verso i giovani. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, in questo nono e ultimo giorno della novena a San Giovanni Bosco, voglio raccontarvi ancora qualcosa sulla sua vita. Don Bosco fu un sacerdote, educatore e profeta, chiamato da Dio a servire i giovani, specialmente i più svantaggiati. La sua vita è stata un inno di amore, speranza e dedizione alla causa dei giovani, ispirato dalla sua profonda fede in Dio e nella provvidenza, sotto la guida di Maria Ausiliatrice. Don Bosco fondò l'oratorio di San Francesco di Sales, un luogo dove i giovani potevano trovare educazione, formazione umana e spirituale, nonché un ambiente familiare e accogliente. Il suo approccio educativo
si basa solo sull'amore, la prevenzione e l'assistenza, mirando a formare non solo menti istruite, ma anche cuori generosi e virtuosi. La sua eredità, fratelli e sorelle, continua ancora oggi nell'opera salesiana e l'influenza positiva che hanno avuto su innumerevoli educatori e sacerdoti e giovani è davvero un'opera di Dio. La sua vita, fratelli e sorelle, è un esempio luminoso di come l'amore cristiano possa trasformare la realtà, offrendo speranza e futuro alle generazioni future. Oggi, fratelli e sorelle, in quest'ultimo giorno della novena a San Giovanni Bosco, riflettiamo su come possiamo integrare la nostra vita quotidiana agli insegnamenti di Don Bosco, l'amore di Dio, la dedizione ai giovani e la fiducia nella provvidenza. Impariamo come tanti giovani da Don Bosco, non resteremo mai delusi. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo la preghiera finale in questo nono e ultimo giorno della novena. O San Giovanni Bosco, guida amorevole dei giovani, ti ringraziamo per il tuo esempio di fede, amore e dedizione. Intercedi per noi affinché possiamo seguire il tuo cammino di generosità e servizio. Benedici tutti coloro che si dedicano all'educazione e alla formazione dei giovani e donaci la grazia di essere portatori di speranza e amore nella vita di coloro che incontriamo. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo un Padre Nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre in onore di San Giovanni Bosco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni Bosco, amico dei giovani, prega per noi e per il mondo intero. Santa Maria Ausiliatrice, prega per noi. Adesso, fratelli e sorelle, ricevete il dono della Santa Benedizione. A voi che avete celebrato con gioia questi 9 giorni della novena a San Giovanni Bosco, scenda su di voi con potenza la benedizione di Dio, Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre tutti. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria
ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola. Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male. Proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo.
illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore e nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa riunita dallo Spirito Santo, una santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti, Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria.
O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del Purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria. Madre Santa di Guadalupe, splendi ancora sulla collina dove un giorno il cielo ha parlato al cuore semplice di Juan Diego. Madre di Guadalupe, fiore di pace e misericordia, guidaci verso tuo Figlio, luce eterna dell'umanità. Tu gli apparisti come aurora, manto pieno di stelle vive, e la tua voce come un abbraccio riaccese il canto della speranza.
corse a portare il tuo messaggio tra le sue braccia, i fiori del cielo, segno d'amore per tutto il mondo. Madre di Guadalupe, fiore di pace e misericordia, guidaci verso tuo Figlio, luce eterna dell'umanità. Francesco, uomo povero e umile dal cuore puro, hai scelto il cielo come casa, abbandonando ogni ricchezza. Con passi lenti hai seminato l'amore vero tra le strade, hai accolto il mondo nelle braccia, portando pace e gioia. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia, ci insegna a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di pace. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Il vento dolce del mattino lo davi il sole, il creato intero, nell'umiltà di ogni creatura vedesti il volto del Signore e col tuo canto hai dato voce alla bellezza della vita, ricordandoci che tutto è dono, che tutto viene da Lui. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia, ci insegna a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di pace. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Insegnaci, Francesco, la via del perdono, ad amare senza misura, ad abbracciare ogni fratello ferito come te. Vogliamo essere luce, riflesso di Cristo nel mondo. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e la gioia, ci insegni a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera.
Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di luce. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Buongiorno a tutti voi fratelli e sorelle, oggi è 30 gennaio 2026, la Chiesa celebra la memoria di Santa Martina Martire. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: «Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi in questo venerdì della terza settimana del tempo ordinario, la parola di Dio ci parla con grande realismo e allo stesso tempo con profonda speranza. Questa che ascolteremo oggi durante la Santa Messa è una parola che non nasconde la fragilità dell'uomo, ma non smette nemmeno di annunciare la fedeltà di Dio. Tutti noi oggi siamo chiamati a guardarci dentro con sincerità e ad affidarci con fiducia all'opera del Signore, quell'opera che continua a far crescere il bene nel mondo, anche quando noi non lo vediamo. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dal secondo libro di Samuele, ci viene presentata una pagina dura della vita del re Davide. In questa prima lettura vediamo che Davide, l'uomo scelto da Dio, cade gravemente. Qui tutto nasce da una distrazione, da un abbassamento della vigilanza. Infatti, mentre gli altri combattono, lui resta fermo. E da lì nasce uno sguardo non custodito, un desiderio che diventa peccato, una catena di scelte sbagliate che portano fino alla morte di Uria. Carissimi fratelli e sorelle, questa prima lettura di oggi non è scritta per scandalizzarci, ma per metterci in guardia, perché nessuno è immune dalla caduta. Vedete, il peccato spesso non inizia con un gesto eclatante, ma con delle piccole infedeltà, con dei compromessi che tante volte possono anche sembrare innocui. E la lettura di oggi ci sta interpellando profondamente su questo argomento, perché ci chiede dove stiamo abbassando noi la guardia, dove stiamo smettendo di vigilare.
Vedete, il peccato di Davide ci ricorda che le nostre scelte non sono mai senza responsabilità, hanno delle conseguenze sugli altri, su di noi, sulla comunità, sulla nostra relazione personale con Dio. Eppure in questa pagina di oggi così dura, Dio lascia una porta aperta, la porta della speranza. Carissimi fratelli e sorelle, in questa prima lettura di oggi vediamo che Dio non abbandona Davide. Certo lo correggerà, lo richiamerà, lo ricondurrà a sé, e questo ci dice che la misericordia di Dio è più grande del nostro peccato. Però questo non cancella la responsabilità delle nostre scelte, quelle scelte che tutti noi dobbiamo imparare a prendere alla luce dell'amore di Dio. Nel Vangelo secondo Marco, che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, vediamo che Gesù ci offre uno sguardo completamente diverso dalla prima lettura. In questa lettura del Vangelo di oggi vediamo Gesù che parla del regno di Dio come il seme gettato nella terra. E come abbiamo letto, il contadino semina e poi dorme e veglia, mentre il seme cresce da solo, senza che egli sappia come. Carissimi fratelli e sorelle, la lettura del Vangelo di oggi è straordinaria e qui vediamo che Gesù ci dice che Dio lavora anche quando noi non ce ne accorgiamo, che il bene cresce nel silenzio e che la sua grazia non dipende solo dalla nostra efficienza. Quante volte, fratelli e sorelle, ci scoraggiamo perché non vediamo risultati? Preghiamo e tante volte ci sembra inutile. Facciamo il bene e ci pare sprecato. Educhiamo tutti, familiari e non familiari, alla fede e poi non vediamo i frutti. Però oggi Gesù ci invita a fidarci, perché il seme cresce, il regno avanza, anche quando la terra sembra arida, anche quando tutto appare fermo. Carissimi fratelli e sorelle, il legame tra le due letture di oggi è molto chiaro. Davide semina il male e ne raccoglie le conseguenze. Dio invece continua a seminare il bene anche su un terreno ferito. A noi tutti è chiesto di vigilare sul cuore per non seminare il male e preservare il bene senza pretendere di controllare i tempi di Dio. Vedete, la parabola del granello di senape deve rafforzare il nostro amore per Dio, perché ciò che è piccolo nelle mani del Signore diventa grande, ciò che sembra insignificante può diventare rifugio e benedizione per molti. Ecco perché dobbiamo imparare a fidarci di Dio, anche quando tutto ci dice il contrario. Carissimi fratelli e sorelle, la parola che ci mette davanti la liturgia di oggi ci chiama a due atteggiamenti davvero importanti per la nostra vita di fede. Da una parte c'è la vigilanza, quella che non ci fa cadere nella superficialità e nel compromesso. Invece dall'altra parte c'è la fiducia, quella che ci permette di non scoraggiarci davanti alla lentezza del bene. Ricordate sempre che la vigilanza senza la fiducia diventa durezza e la fiducia senza la vigilanza diventa ingenuità, e il Vangelo di oggi ci chiede di tenere unite entrambe. Allora oggi affidiamo al Signore le nostre fragilità, le nostre cadute, ma anche i piccoli semi di bene, quelli che cerchiamo di seminare ogni giorno, e chiediamo a Santa Martina Martire un cuore umile come il suo, quello capace di riconoscere il peccato senza disperare, quello paziente, capace di attendere i tempi di Dio.
Non stanchiamoci di seminare il bene, anche quando non vediamo subito i frutti, perché il regno di Dio cresce silenziosamente e fedelmente, e nulla di ciò che è seminato nell'amore andrà mai perduto. Auguri a tutti coloro che portano questo stupendo nome. Possa Santa Martina Martire intercedere per noi, per le nostre famiglie, per le nostre intenzioni, per tutti coloro che portiamo nel cuore, per i bambini, i giovani, gli ammalati, gli anziani, le donne maltrattate, per i poveri, per gli emarginati e per i carcerati. E possa Santa Martina intercedere per la Chiesa e per la pace nel mondo. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 30 gennaio 2026, memoria di Santa Martina Martire. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Francesco, all'inizio di questo nuovo giorno ti affido il mio cuore. Insegnami a vivere nella semplicità, nella pace e nella gratitudine, riconoscendo Dio in ogni creatura. Rendimi strumento del suo amore e della sua misericordia in tutto ciò che oggi farò. Amen. Per tutti i bambini, giovani e persone sole, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani, ammalati e ricoverati, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Offerta della giornata. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per la fine di tutte le guerre e per la pace tra tutti i popoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Atto di fede al Signore. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio, la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla, con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli poveri e senza lavoro, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutte le donne maltrattate e per tutti coloro che soffrono, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo insieme l'atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Signore Gesù, accogli tra le tue braccia tutte le anime dei defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Per tutte le vostre intenzioni e per le persone che portate nel cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Per tutti coloro che ogni giorno ci chiedono preghiere tramite email, telefono e messaggi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Per tutti i diaconi, sacerdoti, vescovi, per la Chiesa intera e per tutte le vocazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Per tutti i pellegrini, parrocchie, santuari, conventi e missioni, in particolare per i missionari. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Per tutti coloro che operano nel sociale e per la carità cristiana, in particolare per le mense dei poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Per tutti i nostri benefattori che con le loro offerte ci aiutano nella nostra missione quotidiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Siamo fraternità di pace e d'amore, camminiamo insieme lodando il Signore, umili e lieti seguiamo la sua via, in gioia e letizia nel suo santo adoro. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione.
Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Francesco, uomo povero e umile dal cuore puro, hai scelto il cielo come casa, abbandonando ogni ricchezza. Con passi lenti hai seminato l'amore vero tra le strade, hai accolto il mondo nelle braccia, portando pace e gioia. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia, ci insegna a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di pace. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Il vento dolce del mattino lo davi il sole, il creato intero, nell'umiltà di ogni creatura vedesti il volto del Signore e col tuo canto hai dato voce alla bellezza della vita, ricordandoci che tutto è dono, che tutto viene da Lui. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia, ci insegna a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di pace. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Insegnaci, Francesco, la via del perdono, ad amare senza misura, ad abbracciare ogni fratello ferito come te. Vogliamo essere luce, riflesso di Cristo nel mondo. Francesco guida dolce e forte, uomo della pace e della gioia, ci insegni a vivere nel dono come fratelli, con le mani in preghiera. Cantiamo insieme a te la vita, un inno d'amore, un inno di luce. Francesco, nostra speranza e via, ci porti al cuore di Dio. Pensiero di Padre Pio di oggi. Pregare significa parlare con Dio, cercare il volto di Dio, cercare il suo amore, cercare la sua volontà. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Trinità d'amore. Manda il tuo spirito, Signore. Signore Gesù, tu crocifisso dall'alto della croce hai effuso lo Spirito Santo. Risorto, hai alitato il tuo soffio sugli Apostoli. Nella Pentecoste hai costituito nello Spirito la tua Chiesa. Rinnova oggi su di noi il tuo dono, perché la nostra vita sia pienezza del tuo amore e il nostro annunzio testimonianza del tuo regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria.
nelle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli ostati, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole è allora che sono forte. Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia: benedetto sei tu, o Gesù Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi,
e ci hai redenti con il tuo sangue prezioso. Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te e fondi il tuo spirito sull'umanità intera. Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti. Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce. Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce. Sentano il conforto della tua presenza. Padre nostro, donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché, seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci benedica, ci difenda da ogni male, ci doni pace e salvezza.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. All'inizio di questa celebrazione invochiamo la misericordia di Dio. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle opere. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. All'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori e con tutto Israele a compiere devastazioni contro gli Ammoniti. Posero l'assedio a Rabba, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella d'aspetto. Davide mandò a informarsi sulla donna. Gli fu detto: è Betsabea, figlia di Eliam, moglie di Uria l'Ittita. Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: sono incinta. Allora Davide mandò a dire a Joab: mandami Uria l'Ittita. Joab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa e come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una porzione delle vivande del re. Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. La cosa fu riferita a Davide. Uria non è sceso a casa sua. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Allora Joab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide e perì anche Uria l'Ittita. Parola di Dio.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. La tradizione della Chiesa ha fatto del venerdì un giorno di penitenza, diciamo così. E infatti il salmo che abbiamo ascoltato, il salmo responsoriale, è un salmo di penitenza, domanda di perdono. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
E nella prima lettura vediamo il peccato di Davide. Davide, per risolvere il problema in cui si è messo, ha trovato come soluzione, unica via, unica soluzione, fare uccidere, condannare a morte Uria. È la soluzione che ha trovato, fare uccidere Uria. Quanti innocenti sono uccisi ancora oggi nel mondo? Quanti innocenti, ma tanti. E magari oggi in questa preghiera possiamo pregare per loro, questa celebrazione, per tutti questi innocenti che muoiono di ingiustizia, ma uccidere non è solo, anzi la morte non è semplicemente fisica, non è solo fisica, e uccidere non è solo quella, la morte fisica. Ci sono anche morti psicologiche, anche. Sono morti psicologiche, e a volte la gente, tante persone, diciamo così, sono morte psicologicamente, perché subiscono magari la pressione della società, della famiglia, della comunità, di amici. Per queste persone siamo chiamati anche noi a pregare, ma ancora di più siamo chiamati, invitati a stare anche noi attenti, perché Davide era il re secondo il cuore di Dio, eppure è caduto in questo peccato, è andato fino a uccidere. E quindi vuole dire che anche noi siamo minacciati, nessuno di noi è al sicuro. Possiamo anche noi essere quelli che fanno morire gli altri, ma psicologicamente, moralmente, no? Con le nostre critiche, la pressione morale, psicologica che mettiamo sulle persone, sui fratelli, le sorelle. Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a non cadere anche noi in questa trappola. È facile guardare gli altri e dire che gli altri, Davide sì l'ha fatto, però era il re secondo il cuore di Dio. Dio lo amava, cercava la parola di Dio, viveva secondo la parola di Dio, eppure è caduto in questa cosa qua. Nessuno di noi è al sicuro. Quindi meditando questo brano pensiamo anche a noi sinceramente e chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci. Preghiamo per la venuta del regno di Dio nella nostra vita. Il regno di Dio di cui parla il Vangelo, direi semplicemente che è la presenza di Gesù nel mondo, nella nostra vita. La parola di Gesù proclamata, annunciata, accolta. E a volte questa presenza è discreta, ma è effettiva, è reale. Chiediamo anche allo Spirito Santo di aiutarci ad aprire gli occhi e a riconoscere questa presenza discreta nella nostra vita. Lo Spirito Santo ci aiuti. Preghiamo insieme e diciamo: non abbandonarci, Signore. Possono cadere i cedri del Libano e peccò Davide in un momento di debolezza, perché a ogni tentazione impariamo a opporre una resistenza pronta e forte. Preghiamo. Non abbandonarci, Signore. Perché sappiamo guardarci da ogni occasione di peccato
coltivando timor di Dio e praticando salutare prudenza e forte penitenza. Preghiamo. Non abbandonarci, Signore. Perché l'Eucaristia che celebriamo sia la forza che ci libera dal peccato e ci aiuti a combattere il male che è in noi. Preghiamo. Non abbandonarci, Signore. Perché questa Eucaristia, segno della vittoria di Gesù sulla violenza e sul dolore, sia la fonte inesauribile della nostra speranza e della nostra gioia. Preghiamo. Non abbandonarci, Signore. Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, chiami accanto a sé per il premio eterno tutti i nostri fratelli defunti. Preghiamo. Non abbandonarci, Signore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questa offerta, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi e ottenga a chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo,
Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, i presbiteri e i diaconi. Ricordaci anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati oggi in modo particolare di Rosa, ricordati di Ines, ricordati di Franca, ricordati di Giovanni, di Emilio, e nella tua grande misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro,
liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donnale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
infondi in noi, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché saziati dall'unico pane del cielo, nell'unica fede siamo resi un solo corpo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Buona giornata a tutti.